Ok, benvenuti alla diretta di oggi. Ciao Pedro, welcome to the webinar or live or whatever. Thank you. Ciao, come stai? Bene? Molto bene, molto bene, molto bene. Ok, Okay, ok. good. I'm excited. Yeah. Well, you did great. You did a great job in the last 2 days. I mean, whoa. Yeah, I'm excited. Yeah, but it's our last day of this conversation. Next week, Yeah, you're gonna have new conversations. But yeah, about job interviews, I yeah, think but we're we done need today. to think about the next week. What are we gonna talk about next week? Next week? Yeah, we need to think about it. Okay, all right. I'm gonna leave it to you. Prossimi giorni ci pensiamo, nei prossimi giorni ci pensiamo. Abbiamo un po' di idee, così poi vediamo la prossima settimana come fare. Ci confrontiamo Okay. con la Raffa, che è lei che dà sempre tutte le idee e quindi insomma All right. vediamo. Allora oggi benvenuti a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono dalla pagina YouTube, dalla pagina Facebook, dal gruppo. Ehm, e oggi siamo alla terza parte del nostro colloquio di lavoro, giusto? Giustissimo. Quindi facciamo un piccolo recap. Ok, adesso ti metto le slide e voilà. Ok, ok. Let's start. Sì, facciamo un recap di quello che abbiamo fatto prima, ok? Nella prima giornata che abbiamo avuto, abbiamo parlato di quella domanda, Can you tell me about yourself? Ok, Ok? quindi Di questa domanda che è importante, di quello, dei passi, cosa possiamo rispondere, ok? E ieri abbiamo parlato un po' dell'importanza di storytelling, di raccontare la nostra storia e come raccontarla, ok? Non è solo raccontare la nostra storia, ma come farlo, ok? Abbiamo fatto questo ieri, ok? Quindi cosa facciamo oggi? Today we have more goals, okay? We have more things to do. So today we talk about asking questions during an interview, che è una parte anche molto importante, fare delle domande. Ieri mi hai parlato un po' su, ok, l'importanza di fare delle domande, ok? Si capta che la persona è interessata e è attiva in questo momento del certo, colloquio, come certo, l'hai detto tu. Quindi parliamo un po' di questo argomento, ok? certo. Vedremo anche examples of questions to ask. Qualche volta, ok, Pedro, non so cosa chiedere, cosa Sì. posso domandare, quindi vi faccio alcuni esempi e anche parleremo un po' di follow-up email, right? Okay. With Collins, you talked about emails, and then today we're going to talk about a follow-up email that is more connected to job interviews, all right? Quindi stiamo sempre parlando del colloquio di lavoro dal punto di vista del candidato, okay, quindi Mhm. informarci Yeah. da parte di vista del candidato. Nei giorni passati abbiamo fatto un bellissimo lavoro per quanto riguarda, la domanda "parlaci di te stesso", quindi tu ci hai suggerito di partire dal presente, poi dal passato, poi dal futuro. Ci hai Mhm. suggerito alcune forme anche di alternative al solito I think, Exactly. poi ieri invece siamo andati a vedere alcuni modi di dire anche per mostrare anche un diverso uso della lingua inglese, no, quindi abbiamo visto, e al posto Connectives and connected. then moreover. Okay, quindi come dire, mostrare anche la nostra professionalità, al di là del cosa si dice, abbiamo visto anche la parte dello storytelling, quindi la Mhm. parte di raccontare una storia interessante. E oggi quindi andiamo a vedere un pochino, come dire, il follow up e prima cosa andiamo a vedere oggi anche? The Le questions. questions, le domande, perché un Exactly. candidato che fa domande è sempre un candidato che è interessato, perché comunque, ecco, non è solamente ricordiamoci sempre che in un colloquio di lavoro non è solamente, la persona, il datore di lavoro che deve chiedere, no, ma è
è anche il candidato che si deve mettere nella posizione di, capire se il lavoro fa veramente al caso suo, okay, quindi Mhm. è importante, no, l'uso delle domande. Okay. Exactly, exactly. And with these three meetings, it's not that we can give the candidates, we cannot give everybody all the answers that they need, right? But then we can help with little things. We can help with one question, with a story, and then here with the questions that they can ask. Okay. So the English, of course, is the foundation of everything, but then here we can give them extra pieces to help them in an interview, right? Yes. Okay, okay. All right, so let's go. Ok, for those who don't know me, per quelli che non mi conoscono, sono Pedro, piacere, sono un insegnante qui, sono un coach da 7 mesi, lavoriamo insieme da 7 mesi. Now E, living in Turin, right? yes, moving back to Portugal next week. Okay. Yes, Yeah. Yeah, yeah. um, transferring, but yes, yes. All right. Okay. Ok, so then the important part, ok? Qualche volta ci spaventa perché siamo in un colloquio e ti chiedono, hai qualche domanda? Do you have any questions? Okay. E se non sei preparato è un momento che, e adesso cosa faccio? Ok, cosa chiedo? Quindi è un momento molto importante perché facciamo una brutta figura se non chiediamo, facciamo una domanda, no? Sì, certo. Quindi possiamo vedere alcuni esempi di domande, ok, per aiutarci. Okay, Ok, vai. but then let's pay attention, okay, because it's not just a question, okay? It's not a the thing here that we have to remember is I'm not just asking a question just to ask a question, okay? Okay. So my question has to show something of me. So in my question, I can show my qualities, my skills, my experience. So I can use this moment to show some things that I haven't showed before. All right. Okay, okay. So then I selected some examples of questions to give as examples Sure, for people, right? sure. So we have the first question here. What are the biggest challenges of this position? Okay. Okay. Then how would you describe a typical day in this position? Okay. These two questions are connected to the work style. You want to discover the work style of the company. Okay. The biggest challenges, the typical day. It's okay to ask these questions, right? Yeah. And then the next one, when you ask, what's the company management style? You Oh, want that's to very know how things work in the company, yeah. right? What is the flow of working in the company? Yeah. And then number four, do you have a policy to help new members of the team get on board? Okay, this is also a good, very good question. So because you want to feel integrated in the company, Yeah, of okay, course. so then you can ask this. All right. Also, if they have, like a training program or something like Mhm. this. Mm, Exactly, exactly. All right, that's also a very good question, and it's connected to question number four. yeah, it is. Exactly. All right. Yeah. Okay, I have some more examples here. Okay. What's the best part of working in this company? Because when you're having a job interview, you're talking to an employee as well. So then you Okay. can ask, what's the best part of working in this company according to you, in your experience? All right. So that you can see from the point of view of an employee as well. All right. And then a very connected question to that one. What are the biggest rewards of the job in working for this company? That is Okay. also a very good question. Okay. Okay. And That's very then, yes, yes, because in this question here, in these two questions that we can see, here we have some examples that it's not just the company evaluating you. So you are all also in the position of evaluating the company. This is the certo, moment for you certo. to get to know the company, okay, per conoscere Sì, sì, l'azienda. Sì, assolutamente, assolutamente. Anche il perché- candidato deve entrare nella posizione di,
anche lui di valutare se l'azienda fa per sé, se ci sono delle Esatto. è stimolante per sé, ecco. Esatto, esatto, perché qualche volta ci capita che per le persone: "No, io solo rispondo, faccio un ruolo più passivo in questo colloquio", ma no, questo è il momento di fare delle domande anche, di chiedere Cer qualcosa, okay? Anche da Quindi qui va benissimo. si conosce molto della persona, perché altrimenti se una persona non chiede alle volte l'unico metro di giudizio magari è solamente il quanto vengo pagato o Sì. quando invece ci sono tanti stimoli che una persona, soprattutto una persona di livello, ecco, Mh-mh. può avere dal lavoro, okay? Exactly, exactly. All right, all right. Okay, next question. Do you provide professional development opportunities? Okay, so can I grow in the company? This is a question. And then connected to this question, we have what are the prospects of growth and advancement? Okay, all of these two questions are connected to development and growth in the company. All right. Okay. Ok, secondo te Lorenzo c'è qualcuna parola qui che è difficile di capire sia nel senso di pronuncia oppure di significato, qui o nel senso Ma precedente? per adesso è abbastanza chiaro, le possiamo anche tradurre, quindi, la prima è: qual è la parte migliore, cioè qual è la parte migliore del lavoro in questa azienda? Mhm. Mhmm, Quali sono the biggest rewards, like, i migliori riconoscimenti, possiamo dire, del lavoro Yes. e di lavorare per questa compagnia, quindi anche qua si apre veramente a tante informazioni. Alla terza è: fornite uno sviluppo, opportunità di sviluppo professionale, quindi c'è possibilità di fare carriera, potremmo dire in questa maniera qui. Oppure, appunto, nella quarta, quali sono, appunto sì, prospetti di carriera e di avanzamento, ecco, di crescita e di avanzamento. Mhm, esatto, esatto. Ok, qui vi ho fatto qualche esempio, ok? Ma ok, si può fare altre domande sicuramente, ok? Okay, Che va d'accordo con quello che il lavoro che sarà fatto. okay, All right. Okay, okay. But then we can understand the importance of asking the question, right? okay. Yes, of sure. Mm-hmm. All right, all right. We are good. So then we can move on and go to the part after a job interview, right? What happens after a job interview? We can Okay, talk about a follow-up email, right? okay. Because sometimes we have a very good job interview, but then what happens? I don't have an answer. So do I send an email? Do I wait for an email? What happens? È sempre un momento di angustia. È una cosa che si dice. È Sì, un momento di ansia, un po' di ansia, sì, un no? po' di ansia, sì, 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 sì. Quando uno aspetta dice: "Adesso cosa succede?" No, ehm, Ok. quindi in Ok. tutto cosa facciamo? Cosa facciamo? Ci sono delle mail che ci suggerisci, di scrivere? Esatto, esatto. Okay, ma vorrei sapere di tu nel senso di lato lato, okay? Okay, 'Cause you're in the other position, okay? Hai okay. appena fatto un colloquio con un candidato. Che cosa capisci quando riceve un follow-up in mail? Cosa Cioè capisci di sì, questo candidato? cioè intendi se appena finito il colloquio, se io ricevessi una mail dal Mh-mh. candidato? Sì. Ehm, allora dipende come ci siamo lasciati, okay, e dipende dalla mail, okay, Mh-mh. quindi dipende sempre se la mail può aggiungere qualche valore o se una mail è un po', come dire, prodotta dall'ansia di avere un di avere conoscenza, magari Sì. di non rispettare i tempi, ecco, anche perché anche qua alle volte ci sono quando finisce un colloquio di lavoro normalmente si dà un appuntamento entro il quale viene data una risposta, ecco. Mh-mh. Fammi vedere un po' Exactly, sì. dove vuoi andare. Okay. All right, all right. Okay. So then,
sometimes we have this culture of sending a follow-up email, all right? But then the question is how and when can I send this email, right? Okay, So usually up to 24 hours, if it's an email, just to say thank you. Thank you for your time and dedication. If you have any other questions, I'm here. So okay. this is the objective of this email, right? It's not to ask, This is great, oh, this is great. can I tell you more? Or, okay, no, this is a moment for you to say thank you, okay? And then as an answer to the original email, we can put this in the original email. So I scheduled the interview by email. I put the answer in this email, ok? Okay, Quindi usiamo lo stesso email che c'era prima per non creare un'altra conversazione, un'altra okay. email e quindi non si capisce mai, ok? Certo, certo. Quindi sappiamo il filo, c'è un filo logico lì, alright? Okay, so this is the objective of this follow-up email, just to say thank you and then to open yourself for new interviews, new contacts if needed. All right. Okay, All right. So then the question, what should I say on this email, right? Ok, ok, sicuramente non ti posso dare tutte le risposte di cosa scrivere precisamente, ma ti posso fare un'idea, ok? Avete già parlato con Collins di emails, right? Quindi sì, avete già un'idea di greetings, how to sì, end an email, ok, sì, 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 subject, tutto questo avete fatto già con Collins, right? assolutamente. Ma ci sono alcune cose che possiamo mettere qui nel nostro email, right? Magari se ci fai anche un esempio, così anche chi non ha visto le altre dirette, poi magari lo vediamo anche in questa, ecco. Exactly, exactly. All right, so then we greet the interviewer, okay? We say hello, but not saying hello, all right? We say, Okay, dear Lorenzo, dear Mr. okay, Angelini, all right? And then we tell that this is a follow-up email and why you're sending, okay? Quindi vi faccio un esempio. So this is a follow-up email regarding talking about our interview. I'm sending this email to thank you for the moment that we had for the conversation. Okay. okay, So okay, this is what we have to say in this email, right? But it's very okay. important also to mention the date of the interview and the position. Perché qualche volta la persona che fa il colloquio fa tante giornate, quindi no, è difficile di ricordarsi, no? Quindi, Certo, ok, assolutamente. so, the interview that we had on Monday at 9 a.m. for the position of a manager, okay? Okay, All right. And then it's also very good to reaffirm your interest in the position, okay? So okay, I'm very interested in this position. If you have any questions, feel free to talk to me. Okay, I'm open to a new conversation. So this is something that we can add to the conversation, okay? And then ask okay, for an update, okay? Ma non chiedere nel senso, ok, fammi sapere appena puoi. No, ma ok, so whenever the results are ready, I'm waiting for them. Okay, let me okay, know. This is something that we can use. And then just to finish the email with kind regards, if it's something more formal, best regards, and okay, your name, right? okay, cool, perfect, yeah. Okay, okay. All right. Difficile, abbiamo capito un po' il senso No, di no, no, cosa per me è mettere molto in chiaro, questo. anzi questa email penso che sia molto, molto utile perché per creare un ricordo positivo dell'esperienza, penso sia davvero utile, ecco, molto Esatto. mh. Esatto. Okay. All right. But according to you, in Italy or in Switzerland, do they have this culture of sending a follow-up email? Mhmm, ma in realtà mi è capitato questo tipo di non c'ho mai fatto caso, ma adesso che mi hai fatto venire in mente, mi è capitato più volte che qualche persona, me la mandasse e mi fece molto piacere, ecco, perché Mhm.
Certo, diciamo che non è che cambia tantissimo poi la valutazione del colloquio, ma Yeah. sono quei dettagli che poi fanno la differenza, ecco. Exactly, exactly. Yes, yes. All right, all right. So then this is the follow-up email, right? Yes. Okay, okay. All right, all right. So then why are follow-up emails important, okay? So then Okay, they are important for the company to notice you. Okay, so I, I have 50 candidates, but then 10 sent me a follow-up email. So then I noticed this 10. So in 50 candidates, I noticed 10, all right? And to show interest, you show that you're really interested in this company. Non è che, mi provo con tante aziende, ok? okay. Ma fa capire che sono davvero interessato in quello che Certo, ami, all right? certo, All right, all right. So then this is why follow-up emails are important, okay? certo. All Sì, right, all dare right. molta attenzione al dettaglio è tutto molto importante. Ecco, basti pensare che alle volte nella mia annuncio di candidatura di selezione che ho su LinkedIn, ho scritto in maniera chiara che bisognerebbe mandare una email, per esempio, e tutti invece Mhm. mi rispondono semplicemente con la candidatura. Stiamo parlando del circa il 95% di persone che non leggono l'annuncio di lavoro, quindi pazzesco Exactly, exactly. pazzesco, ecco. Mhm. So then, in this case, you understand that the people are just trying for jobs. They are not really interested in what you have. They are not reading the details in what you have. Certo. Exactly. All right. We are good. All right. So then we can recap everything that we've done so far. Okay. So, what type of questions should I ask in an interview? Okay. I Okay, can ask questions about the culture of the company, about developing and growing the company. All right. I can ask questions about the management of the company, how the company works. All right. I can ask these questions. All right. And okay. then we also talked about a follow-up email and why it's important. Okay, what we should mention. Okay, we Yeah, should mention the details of the interview. We should mention the details of the position. Why I want this position to show interest. Okay, yeah. and to be open for a new interview, a new call. All right, if necessary. So then this is basically what we did today just to close up this. Guarda, direi che abbiamo trattato questo argomento in maniera completa e anche molto dettagliata, con consigli utili che non si trovano in giro, anzi per me è stato un ottimo lavoro quello che abbiamo fatto, quindi ti faccio i complimenti del lavoro fatto. Chi tra di voi non ha visto le puntate precedenti, vi suggerisco di andare a vederle e naturalmente, come abbiamo detto nelle altre puntate, cioè questo lavoro del colloquio che abbiamo fatto adesso insieme con Pedro, presuppone un pochino di conoscenza dell'inglese, Yeah. e in particolare naturalmente saper comunicare in inglese usando l'accento americano, ecco, un po' quello che noi facciamo in IngleseFast, ovvero siamo specializzati nell'insegnamento dell'inglese americano, ed è quello che facciamo coi nostri clienti VIP nei nostri percorsi personalizzati. Quindi per chi poi vuole entrare un po' più nel dettaglio e migliorare la sua situazione, può andare sul sito inglesefast.com e ci sarà modo per iscriversi al mese di prova e così vedere se possiamo collaborare insieme. Pedro, ti ringrazio per questo lavoro insieme, ci vedremo presto. Yes, yes, absolutely. Okay, before we finish, can I just leave a little tip? Of course, of course. Okay. So if people want to practice this, okay, we can use these examples, all right? So picture this, imagine this. You've just finished a job interview and have to write a follow-up email, okay? So if you Okay, want to practice, write a follow-up email to a potential interviewer, okay? Mentioning all the key points, just to practice, all right? yeah, 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 Because yeah. then this type of practice we don't have very much. So if you just do that, it would be wonderful.
Okay, cool, Right? perfect. Great, Pedro. Thank you very much. See you next Thank time. you. See Thank you you. See very you. much. Bye Bye. bye.